Amici, oggi prepariamo delle polpette di ricotta col sugo, una meraviglia, facilissime da fare, prepariamole insieme. La prima cosa da fare prima delle polpette è cucinare il nostro pomodoro. Allora, ho preparato una padella, accendo e andiamo a fare il nostro pomodoro. Come? Intanto ho preparato anziché l'aglio questa volta un piccolo cipollotto. Lo facciamo a pezzettini piccoli. Io lo faccio direttamente in padella. Vengono deliziose queste polpette. Quindi sono polpette di ricotta? Ricotta. Col pomodoro? Col pomodoro. E la pasta? La pasta la puoi mettere, prima ti mangi le polpette e poi cuciniamo la pasta. Allora, tagliamo tutto il cipollotto. Abbiamo tagliato la cipolla, mettiamo un giro d'olio. Appena la cipolla comincia a soffriggere, andiamo a mettere la nostra salsa. Io sto usando 700 g di passata di pomodoro. Ok. Possiamo mettere la nostra passata di pomodoro. Io già sento un buon profumo. È vero. Questa è una ricetta sia estiva sia invernale, la potete fare quando vi pare. Buonissima, facilissima da fare. Allora, abbiamo messo la salsa, andiamo a condirla come? Con un pizzico di sale e delle foglie di basilico intere. Fiamma dolce, lasciamo cuocere la nostra salsa. Nel frattempo andiamo a fare le nostre polpette di ricotta. Mentre la nostra salsa sta cuocendo, andiamo a preparare le nostre polpette di ricotta. Allora, ingrediente principale: 400 g di ricotta. Questa è Ricotta fresca di pecora. Di pecora. Allora, la andiamo schiacciando. Ok, andiamo ad aggiungere degli ingredienti meravigliosi. La prima cosa... Qua ne vedo tantissimi. Tanti. 2 uova. Di gallina, sempre di gallina. E giriamo. Adesso dobbiamo rendere il composto denso affinché possiamo fare le nostre polpette che vengono squisite. E allora giriamo bene con la ricotta. Una volta messe le uova andiamo ad aggiungere del sale, un po' di pepe se lo gradite e giriamo. Dopo il pepe andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Allora, io ho preparato del pan grattato non troppo fine, è leggermente granuloso. Ne ho preparati 200 grammi, ma su questo dobbiamo vedere la consistenza, quindi intanto lo vado a mettere e ne ho messo una parte ovviamente. Andiamo ad aggiungere 50 grammi di formaggio grattugiato. Io sto usando il parmigiano. Questo lo mettiamo tutto e giriamo. Prima di aggiungere ancora pan grattato andiamo a mettere del basilico tagliato piccolo. Io lo farò con il coltello. Dice che non si spezza. È lo stesso si può fare. Lo andiamo a fare piccolo piccolo. Ma chi l'ha detto? Allora, è preferibile spezzarlo con le mani. Perché? Non lo so perché. Sempre si è Perché spezzato perde la sua proprietà. No, io l'ho sempre fatto col coltello. Una cosa vi voglio dire: se preferite il prezzemolo potete metterlo. Io metto il basilico perché la salsa la cuocio con il basilico, quindi preferisco mantenere lo stesso aroma. Quindi tagliamo qualche fogliolina di basilico. Dopo aver messo il basilico, giriamo. A questo punto aggiungiamo un altro po' di pan grattato perché ancora non è denso abbastanza. E giriamo. La consistenza dobbiamo vederla noi, mi sa che va bene così. A questo punto, per sentire la consistenza, comincio a lavorare con le mani. Ok. Ancora è troppo morbida, quindi cosa facciamo? Aggiungiamo ancora pian piano il pan grattato. In totale ne sto utilizzando 200 grammi. Quindi deve venire abbastanza. Certo,
solida da poter fare le palline Esattamente. che non si deformano. Esatto. Intanto la nostra salsa continua a cuocere. Ok. Perché avete visto in quanto tempo si fanno? Pochissimo, basta avere tutti gli ingredienti pronti. E credimi, ancora in meno tempo si mangiano. È vero, sono deliziosi. Ok. Te le divori. La nostra consistenza va bene. A questo punto cosa faremo? Formeremo le nostre polpette e le andremo a mettere direttamente sul nostro pomodoro che sta cuocendo. Quindi la forma, la grandezza la decidiamo noi. Che fa, prendo la livella, Non c'è bisogno. il goniometro. No, guardate, Vabbè, non delle palline. appiccicano, quindi deve essere 200 grammi, non li sto usando tutti, ho lasciato 50 grammi, quindi 150 grammi di pangrattato. Prendo la polpetta e la vado a mettere direttamente nel sugo. Mamma mia, che meraviglia. Sì, vengono deliziose, sono delicatissime come polpette. Ma queste sono tutte mie. Certo, io poi farò un'altra pentola per noi, un'altra padella. Io mi servono 2 filoni di pane. È vero perché si fa La salsa sta cuocendo proprio a fuoco lento. fuoco lentissimo. Ok. Si fa la scarpetta con questo pomodoro, eh. Ma qua io farei così. Primo spaghetti col pomodoro con questo prosugo. Buono, E buono. poi polpettine di ricotta col pomodoro. Meravigliosi, veramente fatele perché sono una delizia queste polpette. Facilissime tra l'altro da fare. Va bene, facciamo tutte. Le impalliniamo tutte. Dopo aver messo tutte le nostre polpette di ricotta, cosa facciamo? Prendiamo il coperchio. Sì, perché già bolle. Un consiglio che vi do: Mm. non muovete le polpette, quindi lasciatele cuocere 5 minuti, dopodiché con una forchetta le giriamo. Quindi fuoco sempre molto lento e poi vi farò vedere. Già c'è un profumino È buono, sì. che io non posso resistere, ma le mangio crude. Ma la vuoi smettere? Fra 10 minuti sono cotte, quindi te le puoi mangiare. 10 minuti 10 minuti. Posso aspettare. Dopo aver cotto 5 minuti andiamo a girare le nostre polpette col pomodoro. Le giriamo. Mamma che profumo di pomodoro, ragazzi. Pomodoro, Basilico. Una meraviglia. Giriamole tutte. Una volta girate le polpette, altri 5 minuti e sono pronte. Quindi rimettiamo il coperchio e lasciamole cuocere altri 5 minuti. Le nostre polpette sono pronte, quindi hanno cotto 5 minuti anche dall'altra parte. Spegniamo. Io prendo la padella e la metto direttamente qui. Guardate che meraviglia. Mamma mia. Che meraviglia. Ultimo ingrediente, ovviamente se vi piace, sono foglie fresche di basilico. Che ci stanno. Certo, Sanno di estate. sanno di estate. Una meraviglia. Le nostre polpette di ricotta sono pronte. E adesso? Adesso la parte più buona, la parte migliore, assaggiarle. Assaggiamo queste meravigliose polpette. Una sola te ne aspetta. La smetti? Meraviglia. Aspetta, Il sughetto. quello non deve mancare. È bollente, è caldissima, ma non fa niente. Intanto vi faccio vedere l'interno. Guardate che meraviglia. Buonissimo. È buona, sì. Com'è? Buonissima. Squisita. Allora, è buonissima, delicato come sapore, è la ricotta questa. Io vi consiglio la ricotta, non quella che prendete nelle vaschette, prendete la ricotta fresca che è un'altra cosa, Buona? Anche io vorrei un Il po' di panuzzo. panuzzo. Ci E sta. allora, buonissime, veramente. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Scrivetemi se l'avete mai fatte o se aggiungete ingredienti. Che dire, grazie a tutti perché siete uno splendore. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima ricetta. Un abbraccio da Betty. E Marco? Ciao amici!